Ciao ragazzi e benvenuti anche quest'oggi a una nuova puntata dell'Articolaio. Oggi il mio spacciatore di frutta di fiducia mi ha regalato delle bellissime ciliegie, quindi si chiamano Duroni direttamente da Vignola, e quindi siccome sono tante e mangiarle tutte potrebbe farmi male allo stomaco e soprattutto potrebbero andare a male, ho deciso di farvi vedere come fare le ciliegie sotto spirito. Naturalmente prima di metterle dentro un contenitore che è già stato sterilizzato andranno asciugate per bene e poi andranno private del picciolo, quindi questo andrà tolto perché naturalmente fa ingombro e poi potrebbero esserci delle impurità. Quindi mettiamoci ad asciugare le ciliegie e poi iniziamo la procedura per le ciliegie sotto spirito. Bene, dopo aver tirato via tutti i piccioli alle nostre ciliegie, le abbiamo naturalmente asciugate, possiamo iniziare la procedura per fare le ciliegie sotto spirito. Allora, la ricetta vuole che ci siano 500 g di zucchero, 500 ml di acqua e 500 ml di alcol messi insieme al frutto, che può essere la ciliegia, amarena o qualsiasi altro tipo di bacca. Allora, in questo caso io procedo con una ricetta tutta mia. Cosa vuol dire? Che è già stata provata naturalmente, quindi ho testato che è buona. Quindi io metto 1 chilo di bacche, quindi inserisco tutte quelle che sono le mie ciliegie all'interno di un contenitore sterilizzato, quindi fatto andare in lavastoviglie senza sapone a più di 100 gradi naturalmente, e vado a mettere tutte quelle che sono le mie amarene all'interno, quindi un bel chilo di amarene, quindi vado a mettere tutte qua dentro. Vediamo se si vede meglio perché oggi l'inquadratura purtroppo è un po' così. Bene, ho riempito completamente il mio contenitore con 1 chilo di ciliegie. Adesso la procedura sarebbe inserire i 500 ml di alcol purissimo a 95 gradi, ma io aggiungo, oltre naturalmente alle ciliegie, anche una scorza di limone e un pochino di zenzero fresco. Questo perché dà una freschezza in più a quello che può essere il distillato il liquore, scusate, che ne esce dopo, perché di questo prodotto io filtrerò anche un mezzo litro sicuramente di liquido per degustarlo fresco, mentre il resto lo metterò nei contenitori, nei barattoli da stoccare e mangiare magari per Natale o quando c'è qualche evento in particolare con amici. Allora, bene, quindi il nostro fantastico pelino, naturalmente il limone è già stato lavato. Mi raccomando, quando tagliamo il limone cerchiamo di prendere sempre solo la buccia e di evitare di prendere il bianco. Bene, mettiamo le nostre bucce di limone all'interno del nostro contenitore. Ecco qua. E voilà. Poi andiamo a mettere un pochino di zenzero fresco. Allora, lo zenzero naturalmente andrebbe pulito, quindi andrebbe tolto quello che è la sua buccia, quindi ne tagliamo un pezzo. Mamma mia, come mi piace lo zenzero fresco. E anche in questo caso con il pelapatate o il pelino, come lo chiamo, andiamo a tirare via la buccia, così che possiamo metterlo fresco. Ecco fatto. Ma stasera ci sta anche un gin tonic. Abbiamo lo zenzero fresco, un bel gin tonic allo zenzero. Bene, dopo aver fatto sto casino micidiale col pelapatate, andiamo a tagliare qualche fetta fresca
e la andiamo a, non tanto perché non deve essere piccante, e la andiamo a mettere anche questo dentro il nostro contenitore. Bene, perfetto. Allora, piccola postilla: se avete tanto zenzero potete farlo zenzerino, quindi stesse dosi, mettete tutto lo zenzero pelato all'interno di un contenitore, poi ci mettete dentro mezzo litro di alcol e altro mezzo litro di acqua con 500 grammi di zucchero. Potete mettere anche una bacca di vaniglia e una stecca di cannella, liquore buonissimo. Macerare per 40 giorni, filtrate, e altri 40 giorni naturalmente a riposo. Stessa cosa di questa cosa, di questo qua. Allora, andiamo a mettere il nostro alcol. Non abbiate problemi, mettetelo tutto. Eccolo qua, in base al contenitore che avete. Io ho preso un contenitore da 1 litro apposta per mettere questo. Bene, adesso andrebbe messo all'interno del nostro contenitore l'acqua e lo zucchero. Come lo si mette? Allora, io su un pentolino qui ho già fatto scaldare, non bollire ma solamente sciogliere, 500 grammi di zucchero di canna. Quindi non ho utilizzato lo zucchero bianco, il classico, ma ho utilizzato quello di canna perché dà un aroma che è più intensa, a me piace di più, va a gusto. Potete mettere tranquillamente anche quello bianco normale. Allora, lo dovete far raffreddare un pochino perché lo shock termico potrebbe variare il gusto, quindi attenzione, fatelo andare a temperatura ambiente, quindi si crea lo sciroppo e potete metterlo all'interno del nostro contenitore. Naturalmente fate sempre bene attenzione quando versate questa roba, perché come minimo adesso mi volerà un po' fuori, ma speriamo di no. Vediamo. No, e ragazzi, opala, e voilà. Bene, perfetto. Abbiamo messo dentro al nostro contenitore quindi anche il mezzo litro di acqua e zucchero. Adesso non ci resta che chiudere il contenitore. Ecco qui pronto. Mescolarlo un paio di volte per far amalgamare tutti gli ingredienti. E adesso lo si mette a nanna per 40 giorni. Una volta che avete atteso i 40 giorni, lo potrete filtrare se volete, naturalmente bere solamente il liquido, quindi creare un liquore, o se no travasarlo in vasetti insieme alle ciliegie, naturalmente, per degustarle in qualsiasi altro momento. Faccio sempre però anche un piccolo consiglio: una scorta personale di 250 ml, perché naturalmente aspettare dicembre mi dà un po' fastidio, quindi lo voglio assaggiare. Però per i momenti in cui ci si ritrova con la famiglia è un ottimo prodotto. Bene, ci vediamo magari fra 40 giorni quando faremo il travaso. Dall'articolaio è tutto, ciao!